Fiat Grande Panda, una vettura che quando è stata svelata l'11 luglio del 2024 ha fatto molto parlare. Ma fatemi aprire una piccola parentesi perché tantissimi di voi sicuramente sono nuovi. Io sono Luca, qua in questo canale vedete prove di auto anche sui miei social, scrivo per automoto.it e se volete supportare questa tipologia di prove in super anteprima, basta iscrivervi perché è completamente gratuito. Ma oggi, grazie alla concessionaria Vumbaka Automobility, guardiamo la Fiat Grande Panda com'è all'esterno, all'interno, ma soprattutto come va su strada questa nuova ibrida. 3,99 m di lunghezza, altezza di 1,58 m e larghezza di 1,76 m. La Fiat Grande Panda è ovviamente più grande della Panda che conosciamo tutti, ma non la sostituisce, ma la affianca. Infatti le forme sono riprese dalla storica Fiat Panda degli anni 80, disegnata dal buon Giugiaro. Però insomma queste forme vengono portate al presente di oggi con anche una parte anteriore completamente chiusa, il logo Fiat in ben evidente e dei fari che sono LED in questo allestimento Icon. Successivamente nella parte laterale troviamo appunto la scritta Panda in rilievo con pneumatici da 205/55 su cerchio da 17, disponibile anche il cerchio da 16 e anche in questo allestimento Icon vedete anche che le forme sono state fatte appositamente per l'aerodinamica, per ovviamente migliorare il coefficiente aerodinamico. Al posteriore invece abbiamo luci verticali a vista a LED e tra l'altro piccola particolarità rispetto alla sorella C3, qua al posteriore abbiamo i dischi invece dei tamburi. E infine per concludere il posteriore abbiamo un bagagliaio di 412 litri espandibili fino ad oltre 1300 litri con i sedili abbattuti. Per quanto riguarda gli interni abbiamo il pannello porta anteriore che è in plastica ricida con questo colore che è molto carino nell'allestimento Icon. Nella parte centrale abbiamo tessuto morbido e invece nella parte inferiore sempre plastica rigida. Vedete anche i sedili con questo colore in contrasto bianco e azzurrino con anche delle cuciture gialle in contrasto, anche la scritta Panda Made with Love in Fiat. E per quanto riguarda gli interni, insomma, e anche per quanto riguarda gli esterni non mi dilungherò troppo perché credo li abbiate già visti spesso. Tra l'altro, vabbè, faccio molto brevemente: display da 10 pollici, 10,25 pollici per l'infotainment. Tra l'altro qua abbiamo la console centrale con tutti i tasti per quanto riguarda ovviamente il cambio, ricarica wireless, abbiamo anche il clima con i tasti molto graditi, anche tra l'altro prese USB di tipo C e ovviamente anche il bauletto è fatto in bambù con questo diciamo suddivisione su due livelli del cruscotto che tra l'altro è fatto in plastica riciclata, quindi sotto quel punto di vista niente male, anche perché c'è tanto spazio, anche se non sembra, qua ce n'è veramente tanto e soprattutto è profondo. Per quanto riguarda la seduta io sono sempre 1,70 m, quindi non ho nessun tipo di problema, anzi ho un bel po' di spazio, devo essere sincero. Tra l'altro sedile che è regolabile sia in lunghezza che in altezza e volante che è regolabile sia in altezza che anche in profondità. Ma ora andiamo a vedere un attimo dietro. Il pannello posteriore è completamente in plastica rigida, vedete anche il tasto per quanto riguarda il finestrino che ovviamente è elettrico, vedete anche un piccolo gradino qua in mezzo che non dà molto sfastidio, come anche nella parte anteriore qua io ho un po' di spazio, circa diciamo 5-7 centimetri, ovviamente ho anche la regolazione del cuscinetto qua dietro, comunque di spazio ce n'è in abbondanza anche per 5 persone, devo essere sincero. Vado molto veloce perché appunto so che non vedete l'ora di vedere come va su strada questa Fiat Grande Panda ibrida, ve lo ripeto. Comunque io sono molto comodo, si sta molto bene e l'abitabilità nel complesso non è per niente
male. E siamo arrivati finalmente alla guida di questa nuova Fiat Grande Panda Hybrid, vettura che finalmente proviamo in super anteprima grazie alla concessionaria Vumbaka Mobility Solution, quindi ringrazierò tantissimo la concessionaria. Se volete appunto un preventivo, andateli a trovare, che sono appunto qua a Reggio Calabria. Ma ora andiamo appunto a provare questa ibrida di Grande Panda, che credo sarà appunto quella più venduta di questa nuova Grande Panda. Insomma, vettura che poggia appunto sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, che abbiamo già imparato a conoscere sulla Citroën C3. Ovviamente qua all'anteriore le sospensioni sono diverse rispetto alla sorella, perché sono tarate appunto da Fiat, e all'anteriore abbiamo MacPherson di tipo classico, al posteriore abbiamo sempre un ponte torcente. Comunque le disconnessioni dell'asfalto le assorbe molto bene, si sentono un po' è un pochino rigidina in alcuni casi, però nulla di che. Insomma, vettura che viene proposta appunto con il nuovo sistema ibrido di Stellantis, che abbiamo già imparato a conoscere in un video che vi rimando qua. Però insomma, questo nuovo PureTech è stato completamente aggiornato. Vi ho parlato appunto di questo motore in un pezzo dedicato anche su automoto.it, che in caso ve lo lascio qua nella descrizione se volete leggerlo con calma. Ma in soldoni, cosa ha fatto Stellantis con questo nuovo motore? Sono stati aggiornati tanti componenti, perché abbiamo l'aggiornamento dell'albero a camme, c'è un nuovo volano, è stato riprogettato, poi c'è stata anche l'iniezione a 350 bar per permettere soprattutto il ciclo Miller, quindi un'efficienza maggiore sotto questo punto di vista. E insomma, secondo appunto le dichiarazioni, più del 70% dei componenti è stato appunto aggiornato. Quindi sotto quel punto di vista, e tra l'altro ovviamente invece della cinghia c'è ora la catena, sotto quel punto di vista spero di essere stato il più chiaro possibile. Comunque io vi rimando ovviamente a quel video e anche all'articolo se volete qualche specificità in più. Ma questo nuovo sistema ibrido di Stellantis come funziona? Allora, il 3 cilindri PureTech 1200 turbo benzina viene assistito da ben due motori elettrici. Il primo, lo start and stop, che tra l'altro è stato anch'esso migliorato in questo aggiornamento del PureTech, viene utilizzato in pratica un piccolo motore elettrico che viene utilizzato appunto per l'accensione e lo spegnimento del motore termico, e ovviamente va a recuperare un pochino di energia. Successivamente invece c'è un altro motore elettrico, che è quello più importante, da 21 kW, che corrispondono appunto a 29 cavalli e circa una cinquantina di Newton metro di coppia, che è integrato in realtà nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, che permette appunto, grazie soprattutto ad una batteria da 0,9 kWh, che è tra l'altro nickel, manganese e cobalto, quindi NMC, che le netti dovrebbero essere circa 0,7 kWh, permette alla vettura di viaggiare fino a 30 km/h e fino a 1 km di distanza in modalità 100% elettrica. Ora, in questo test drive, breve test drive, insomma, casomai in futuro, se ci sarà la possibilità, la proveremo in modo più approfondito, soprattutto per quanto riguarda i consumi. Abbiamo appunto questo sistema che è molto interessante, soprattutto in un ambito urbano. Ma perché lo definisco quindi sistema ibrido furbo? Perché insomma l'abbiamo già un po' provato l'anno scorso sulla Peugeot 3008, e come potete capire, con queste caratteristiche, che può viaggiare fino a 30 all'ora, fino a 1 chilometro di distanza in modalità 100% elettrica, e appunto con questo sistema appunto abbastanza semplice, perché appunto viene definito anche una via di mezzo tra un mild hybrid e un full hybrid, che anche per quanto riguarda, se ci pensiamo alla produzione in sé, questo sistema è meno costoso rispetto a un full hybrid, perché è meno complesso ed è ovviamente un pochino più costoso rispetto al mild hybrid, ma rispetto al mild hybrid anche insomma ci sono delle caratteristiche che permettono di far sì che questo sistema può viaggiare anche in elettrico e sicuramente fa consumare
di meno. Insomma, proprio per questo lo chiamo furbo, perché rispetto alla Peugeot 3008 qua abbiamo una massa di circa 1300 kg. 1300 kg che corrispondono a un peso abbastanza contenuto al giorno d'oggi, perché ovviamente non è come una volta, perché le masse erano un pochino più leggere, ma ovviamente ora le auto sono anche più sicure, quindi sotto quel punto di vista non è per niente male, e ne beneficia, credo, perché appunto ora è una prima impressione di guida, soprattutto i consumi, quindi sotto quel punto di vista secondo me è un sistema furbo. Ma come si comporta su strada effettivamente? Allora, il cambio automatico strattona un pochino, tra virgolette, perché ovviamente nelle fasi quando siamo per esempio a circa 10 km/h, quando la batteria è scarica ovviamente strattona un po', ma questo qua è classico di questa tipologia di cambi automatici, quindi nulla di trascendentale, però giusto per puntualizzare. Comunque è fluido sotto quel punto di vista. Come vi ho detto prima, la vettura assorbe bene anche le disconnessioni dell'asfalto, e per quanto riguarda l'abitabilità, c'è un bel po' di spazio che a bordo sicuramente molto interessante. Mi immagino anche come seconda auto di famiglia questa ibrida, per andare a prendere, che ne so, i figli o quel che è, insomma, anche dietro con 412 litri di volumetria nel bagagliaio, a voglia sotto quel punto di vista. Per quanto riguarda lo sterzo è abbastanza, anzi è leggerino, quindi ovviamente è stato fatto perché viene utilizzata principalmente in un contesto, mi immagino, urbano, ma anche extraurbano e ovviamente anche autostradale, però comunque leggero, il classico di Fiat, vorrei aggiungere, tra virgolette, perché se qualcuno di voi ha ancora per esempio la Grande Punto, come sottoscritto ce l'abbiamo in famiglia, o la Panda alla modalità City e sa bene che quando si toglie lo sterzo un pochino meno rigido, diciamo che siamo più o meno su quella via sotto quel punto di vista. Però detto questo, insomma, vettura che è anche rialzata, perché al giorno d'oggi anche le strade praticamente in tutte le città, perché io sono di Padova, anche là le strade non è che vadano molto bene, anche per quanto riguarda le disconnessioni dell'asfalto, ma soprattutto per il comfort di guida. Effettivamente è tanta roba, perché appunto permette all'abitacolo di essere abbastanza poco rumoroso. Ovviamente quando si attiva il 3 cilindri si sente, però c'è questa fluidità che permette appunto alla vettura di essere abbastanza silenziosa, soprattutto appunto per il motore elettrico. E insomma questa Fiat Grande Panda ha praticamente tutto, appunto in questo allestimento che è l'Icon. Abbiamo i sensori di parcheggio sia all'anteriore che al posteriore, abbiamo i cerchi in lega, tra l'altro, insomma a 20.400 euro, più da aggiungere sono 750 euro per appunto il colore, quindi complessivamente non è per niente male, considerando che se uno va per esempio la Fiat Pandina, che costa poco meno della Grande Panda, ne abbiamo parlato appunto in quel video, e vuole anche una vettura un pochino più spaziosa, questa Grande Panda soddisfa la maggior parte delle esigenze. Va detto che comunque ci sono anche ovviamente altre concorrenti, però comunque complessivamente questa Grande Panda si comporta molto bene su strada, deve fare quello che fa, lo fa bene. Anche per quanto riguarda il design, tutto il design sia esterno che interno è fatto dal centro stile Fiat a Mirafiori, appunto, quindi anche sotto quel punto di vista c'è comunque un po' d'Italia. E piccola cosa prima di concludere, anche per quanto riguarda la frenata meccanica, avere il disco dietro rispetto anche alla sorella C3, devo dire che appena si sfiora leggermente il freno, frena molto, diciamo molto corposamente, non so se esista questo termine, però detto questo, insomma, queste qua sono le prime impressioni. State vedendo anche i primi consumi che ho riscontrato in questa brevissima prova. Considerate che questa qua è una vettura demo, quindi viene un po' strapazzata tra i vari test drive. Come sapete, insomma, l'ibrido dopo qualche chilometro è sicuramente più efficiente. Vi posso dire solo che apparentemente abbiamo un consumo medio di circa, ora datemi un attimo, siamo a
perché tra l'altro, a proposito di scoprire com'è appunto questa grande Panda, ovviamente abbiamo tutto il display digitale che è molto carino, con queste animazioni un po' stile pop retro, però a parte questo siamo a circa 7 litri ogni 100 chilometri, e va detto che comunque è super, ho fatto neanche 13 km, quindi ha una velocità media di 20 km/h. Per quanto riguarda i consumi, insomma, secondo me sono minori, perché appunto abbiamo questo sistema ibrido che è un po' furbo, e tra l'altro qua ora non l'ho provato molto bene perché abbiamo appunto poco tempo, però detto questo lo proveremo casomai in una prova approfondita. E ora andiamo alle nostre conclusioni. Tra l'altro, piccola parentesi, perché mi sono ricordato giusto ora, giusto appunto, capitemi un attimo, perché la prova è stata veramente molto veloce. Comunque questa ibrida è anche più veloce in accelerazione dell'elettrica, perché lo 0-100 viene ricoperto in 10 secondi circa, e tra l'altro complessivamente il powertrain non è più dichiarato a 100 cavalli, ma siamo a 110 cavalli e 205 Nm di coppia. Piccoli appunti che mi sono un attimo dimenticato. Detto questo, ora andiamo effettivamente alle conclusioni. Quindi questo è l'allestimento Icon. State vedendo i prezzi nella tabella, insomma si parte da 18.900 euro per l'allestimento Pop. Questo appunto costa 1.500 euro in più, se volete cambiare colore tra l'altro costa, se non ricordo male, 750 euro. Tra l'altro questo allestimento, che è l'allestimento intermedio, in pratica ha già la videocamera, i sensori di parcheggio, i display anche per quanto riguarda Apple CarPlay, Android Auto, insomma è molto completo. E ovviamente insomma questa è la grande Panda, che non sostituisce appunto la Fiat Panda. Io voglio ringraziare assolutamente la concessionaria Wunbach Automobility, che trovate qua sotto nella descrizione il link per quanto riguarda dove trovarli, che qua siamo appunto a Reggio Calabria. Ma insomma, ora voglio sapere da parte vostra cosa ne pensate di questa Fiat Grande Panda Hybrid, e insomma, se ancora non l'avete fatto, beh, iscrivetevi al canale perché non vi costa nulla. Buona continuazione su YouTube, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, sempre qua su YouTube.